In tanti avrete sentito parlare di Chopard quando si parla di orologi di lusso, eppure oggi la Maison viene spesso associata a degli orologi un po' in declino o comunque a degli orologi fashion con le tantissime sponsorizzazioni, soprattutto tra gli influencer di Instagram. Eppure Chopard, che a mio avviso oggi fa e ha ricominciato a fare bellissimi orologi, ha una grande storia e ve ne voglio parlare in questa nuova puntata di Talk tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Bentornati su Talk, nella nostra stanza degli orologi dove parliamo di orologeria, di storia e della storia dei grandi uomini che hanno fatto imprese con i loro orologi al polso. E oggi voglio parlarvi di Chopard perché, come spesso facciamo, mi piace ripercorrere la storia delle Maison per approfondire quello che c'è dietro il semplice orologio, il semplice segnatempo che si limita normalmente a segnare l'ora, ma che alle spalle ha il sudore, la fatica, la passione magari di uomini che hanno lavorato per decenni per arrivare poi al prestigio che oggi evidentemente meritano. Chopard è una di queste aziende perché la sua storia nasce in Francia nel 1860 quando Louis Chopard a 24 anni fondò il proprio laboratorio, ma era un figlio d'arte perché la famiglia di Louis Chopard in realtà produceva e commercializzava componenti per orologeria già da un secolo. Insomma, Louis Chopard respirava orologi da quando era nato e quindi la sua vocazione lo portò ad aprire questo laboratorio nel quale iniziò a produrre soprattutto orologi da tasca che furono molto apprezzati dal pubblico ma anche dalle istituzioni perché i suoi orologi da tasca vennero acquistati dalle ferrovie svizzere che utilizzavano proprio dei tasca Chopard. E così nel 1921, dopo una carriera in fortissima espansione sin dagli albori, il figlio di Louis Chopard, ovvero Paul-Louis Chopard, decise di spostare l'azienda alla Chaux de Fonds e poi a Ginevra, la capitale dell'alta orologeria, proprio per imporsi sul mercato come poi effettivamente avvenne. E infatti i successi di Chopard furono tantissimi e furono tantissimi per diversi decenni. Nel 1943 alla guida dell'azienda c'era ancora la generazione Chopard, in particolare la terza generazione Chopard, anche se poi purtroppo nel 1963 nessuno della famiglia Chopard era più in grado e aveva più la voglia di portare avanti questa florida azienda orologera, tant'è che furono costretti a cercare e poi a vendere l'azienda a un compratore e l'acquirente era Karl Schofele, un discendente di un'intera dinastia di orologiai tedeschi che da quel momento prese le redini dell'azienda e la portò davvero al successo grazie alla sua grande creatività, alla tecnica e alla raffinatezza delle lavorazioni, tant'è che Chopard da ottima maison di orologi strumento divenne una maison di orologi di lusso. Nel 1994 nasce la nuova manifattura vera e propria di Chopard perché la maison decise di rinnovare la tradizione orologera mettendo in cantiere la produzione di veri e propri monumenti di manifattura e così videro la luce i primi calibri Look, cosiddetti dalle iniziali del nome del fondatore del marchio, ovvero Louis Ulysse Chopard. E il primo, calibro 196, un carica automatica con microrotore e due bariletti, montato sul modello Look 1860, vide la luce nel 1996 e già nel 1997 fu dichiarato Watch of the Year. Ad oggi in tutto Chopard ha realizzato una dozzina di movimenti di manifattura ed è una cosa che non tutti sanno, peraltro molti a carica automatica manuale con l'impiego di soluzioni tecniche molto originali, come ad esempio la tecnologia 4, vale a dire 4 bariletti sovrapposti a coppia che consentono di raggiungere ai calibri con la tecnologia 4 una riserva di carica di ben 9 giorni. Un'altra soluzione adottata da Chopard nei propri movimenti di manifattura fu il bilanciere Variner Variable Inerzia, la cui regolazione è affidata ad un sistema a inerzia variabile
costituito da masse poste all'estremità dei 4 bracci di cui è dotato il bilanciere, così come per le spirali libere. La novità è che queste masse, che si congiungono all'anello del bilanciere stesso, non hanno nessun tipo di sporgenza all'esterno, in pratica evitando di offrire qualsiasi tipo di attrito aerodinamico. Ma la gamma dei calibri di manifattura Look di Chopard comprende anche altri orologi molto più complicati, come per esempio il tourbillon calibro Look 1.02, il calendario perpetuo calibro Look 1.96, ma anche solo tempo e cronografi. E i componenti per questi movimenti di alta gamma e di manifattura Look sono sviluppati dalla fabbrica Vaucher situata a Fleurier e creata da Michel Parmigiani. E tutto naturalmente si fa più chiaro. Insomma, Chopard è sempre stato un grande produttore di alta orologeria, una grande manifattura a partire dalla metà degli anni 90 e in particolare oggi presenta il suo Chopard Alpine Eagle che io reputo magnifico. È un orologio già iconico a suo modo e riprende anche le linee di quello che è stato l'heritage di Chopard. È chiaro che strizza l'occhio al famoso design gentiano, se così vogliamo chiamarlo, con un bracciale integrato, con le viti o con per esempio la sporgenza ad ore 9 che richiama le spallette proteggi corona. Tutti stili a cui siamo abituati, ma è anche vero che si tratta di stili insiti nell'orologeria e che a partire dal 1970 proprio con lo stile Giraugenta e anche con il Rolex Oyster Quartz sono entrati prepotentemente nel design dell'orologeria, quindi personalmente non ci vedo nulla di male ad utilizzare determinati stilemi che credo siano ormai patrimonio di tutti. Ma l'Alpine Eagle non è soltanto bello, perché abbiamo appena detto che Chopard è anche una grande manifattura e al suo interno naturalmente c'è un calibro Look di manifattura, in particolare il calibro 01.12C, un calibro interamente progettato e realizzato internamente da Chopard e che è anche certificato COSC, a dimostrazione dei grandi risultati e della grande tecnica che Chopard da sempre utilizza. Ma non è soltanto un ottimo calibro, oltre ad essere anche bello, è un calibro che ha delle innovazioni tecniche particolarmente ricercate, come le 57.600 alternanze che, nonostante la frequenza a 8 Hz, offrono comunque una riserva di carica di 60 ore. Ma nonostante questo è spesso soltanto 4,95 mm e la sua massa oscillante è in tungsteno, in maniera tale da offrire una maggiore inerzia e quindi una maggiore efficienza di ricarica. Ma i calibri della Chopard moderna naturalmente non si fermano a questo, ce ne sono tantissimi altri, anch'essi certificati COSC, come per esempio il 03.05C, che è uno smistamento di tipo saltarello dei minuti, un jumping minute per dirla all'inglese, oppure ancora il calibro 01.01C, anch'esso di manifattura, anch'esso COSC a 28.800 alternanze e che proiettano senza ombra di dubbio Chopard nelle manifatture svizzere da tenere in considerazione. Insomma, Chopard torna prepotentemente con l'Alpine Eagle e con tutta la pubblicità che sta facendo sui social e ritengo che sia un bene quantomeno che si torni a parlare di Chopard perché, come avete visto, la sua storia ha radici molto profonde e merita di essere conosciuta. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, fatemi sapere nei commenti se conoscevate la manifattura Chopard, noi invece ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk. Ciao!